Ciao ragazzi, in questo tutorial vediamo come si calcolano le percentuali con Excel ed approfondiamo il discorso sui riferimenti di cella. Iniziamo! In questo primo esercizio dobbiamo calcolare la percentuale della superficie occupata da ogni continente sulla superficie totale delle terre emerse. Iniziamo dunque a calcolare la superficie totale. Potremmo farlo cliccando sul pulsante di somma automatica, ma vi voglio insegnare un piccolo trucchetto. La somma è l'unica funzione per cui esiste una combinazione di tasti di scelta rapida. Premiamo dunque Alt maiuscolo più lo 0 e siccome Excel ha individuato l'intervallo corretto, premiamo Invio. Per calcolare una percentuale in matematica bisogna dividere il dato singolo fratto il totale, cioè in soldoni il numero piccolo fratto il numero grande, e moltiplicare il risultato così ottenuto per 100. In Excel questa ultima moltiplicazione per 100 non è necessaria, poiché abbiamo a disposizione il formato percentuale. Selezioniamo dunque la zona in cui vogliamo inserire le percentuali e applichiamo il formato percentuale. Ora non dobbiamo far altro che selezionare la cella C2 e inserire la nostra formula, uguale, dato piccolo, fratto, dato grande, invio. Sembra che tutto funzioni correttamente, però quando andiamo a trascinare la formula verso il basso, abbiamo un errore di divisione per 0. Cosa è capitato? Analizziamo una formula che non funziona, ad esempio questa. Excel sta dividendo la cella B3, questa, per la cella B10, che è questa, ma noi avremmo dovuto dividere la B3 per la B9. La cella B9 avrebbe quindi dovuto essere bloccata mediante un riferimento assoluto o tutt'al più misto. Torniamo nella nostra formula iniziale. Per modificarla abbiamo tre possibilità: o agire direttamente sulla barra della formula, oppure fare doppio clic all'interno della cella, oppure, sempre selezionando la cella, premere il tasto F2. Selezioniamo ora il totale, cioè la cella B9, e premiamo il tasto F4, trasformando B9 in un riferimento di cella assoluto. Possiamo ora premere il tasto Invio e trascinare la formula verso il basso. Ora tutto funziona correttamente. Allineiamo i nostri dati al centro e calcoliamo il totale mediante il pulsante di somma automatica. Riepilogando, per calcolare una qualsiasi percentuale bisogna solamente fare dato singolo fratto totale bloccato con F4. Passiamo ora ad un secondo esercizio molto simile. Questa volta dobbiamo calcolare la percentuale della superficie di ogni oceano sulla superficie oceanica totale. Concettualmente questo esercizio è identico al precedente, però voglio introdurre un piccolo miglioramento per quanto riguarda l'utilizzo dei riferimenti di cella. Nella formula dell'esercizio precedente noi abbiamo utilizzato un riferimento assoluto per bloccare la cella del totale, ma sarebbe stato sufficiente bloccare solamente il numero di riga, poiché la formula è stata trascinata solamente verso il basso e non verso destra. Dunque bloccare la colonna B è superfluo, anche se comunque corretto. In questo secondo esercizio voglio però utilizzare la formula con il riferimento misto, poiché ci tornerà molto utile quando dovremo trascinare le percentuali sia in basso che verso destra, oppure copiare e incollare le formule. Scriviamo ora la formula corretta. Uguale, dato singolo, fratto, totale, F4 F4, invio. Con un doppio F4 ho dunque bloccato solo la riga numero 7. Trascinando verso il basso la formula funziona e possiamo verificarlo direttamente calcolando il totale 100%. Per concludere, impostiamo le percentuali a due decimali su entrambi gli esercizi, in modo da avere dei dati più precisi. Passiamo ora ad un terzo esercizio in cui vedremo come la scelta di un riferimento misto per il calcolo delle percentuali sia la cosa migliore. In questo esercizio dobbiamo calcolare il numero delle vendite, la quantità venduta e l'importo totale delle vendite in alcune province lombarde e calcolare la percentuale sia della quantità venduta in ogni provincia sul totale della quantità venduta che dell'importo totale realizzato in ogni provincia
sull'importo totale globale della regione. Procediamo dunque inizialmente calcolando i totali e inseriamo una prima formula per il calcolo della percentuale, uguale dato singolo fratto totale F4 invio. Trascinando la formula verso il basso e calcolando il totale, abbiamo una conferma del risultato trovato, 100%. Ora, siccome abbiamo utilizzato i riferimenti corretti, cioè un riferimento relativo ed uno misto, invece di inserire una nuova formula qui a destra, è sufficiente copiare quest'area, CTRL-C, e incollarla da questa parte, CTRL-V. Premiamo il tasto ESC per far smettere di lampeggiare queste celle e controlliamo la formula. Come si può notare, questa formula si è adattata perfettamente alla nuova posizione poiché calcola M2, che è il dato relativo alla provincia di Bergamo, fratto M7, che è l'importo totale globale. Se invece di un riferimento misto avessimo utilizzato un riferimento assoluto, con il copia e incolla la nostra formula avrebbe fallito, poiché avrebbe fatto la M2 fratto la K2, poiché sarebbe stata bloccata anche la colonna K, mentre con il riferimento misto è stata bloccata solamente la riga 7 e quando abbiamo copiato e incollato la colonna qui a destra, automaticamente anche il riferimento K7 è diventato M7, cioè si è spostato di 2 colonne a destra. Pensate all'utilità di una formula di questo tipo con i riferimenti misti. Se dovessimo fare un'analisi su tutto l'anno e calcolare le percentuali su 12 mesi, dovremmo digitare 12 volte la stessa formula, mentre è sufficiente impostare una formula, copiare una certa zona del foglio di lavoro e incollarla 12 volte nei mesi successivi. E questo è sicuramente un enorme risparmio di tempo. Passiamo ora ad un quarto esempio. In questo esercizio dobbiamo calcolare la percentuale della quota versata da ogni persona sul totale delle quote versate. Iniziamo dunque a calcolare il totale mediante la funzione somma automatica. Nella cella Q3 dobbiamo digitare ora la formula uguale dato singolo fratto totale e poiché il trascinamento avviene verso destra, dobbiamo bloccare la colonna U. Digitiamo dunque F4 3 volte, in modo da bloccare solamente la colonna U ma non la riga numero 2. Premiamo Invio e trasciniamo la formula verso destra. Osservando una qualsiasi delle formule inserite, ci accorgiamo che è esatta, poiché ad esempio in questa formula viene effettuata la divisione S2, cioè la cella corrispondente a Ivan, fratto U2, che è proprio il totale. Abbiamo una conferma della bontà del risultato trovato calcolando la somma finale, che è proprio del 100%. In questo esercizio sarebbe stato sufficiente anche un riferimento assoluto per quanto riguarda il totale, poiché non abbiamo mai trascinato la formula verso il basso, mentre vedremo subito che nel quinto esercizio questo tipo di riferimento ci farà risparmiare un po' di fatica. L'esercizio è molto simile al precedente, con l'unica differenza che la quota viene versata in 2 semestri. Iniziamo dunque a calcolare i totali, mediante la funzione somma automatica, ed inseriamo in cella X3 la formula per il calcolo della percentuale uguale dato singolo fratto totale bloccato 3 volte con il tasto F4. Invio. Possiamo ora trascinare la formula verso destra e calcolare il totale delle percentuali calcolate, che risulta essere proprio del 100%. Ora, siccome nella formula inserita è stata bloccata solamente la colonna AB, ma non la riga numero 2, poiché abbiamo utilizzato un riferimento misto, è sufficiente copiare, CTRL-C, e incollare, CTRL-V, la formula appena digitata, e l'esercizio è concluso. Anche in questo esercizio, come in uno di quelli precedenti, se le quote fossero state versate mensilmente, avremmo dovuto digitare una sola formula e poi copiarla e incollarla altre 11 volte, al posto che digitare 12 volte la stessa formula. Premiamo ESC per far smettere di lampeggiare questa zona e passiamo al prossimo esercizio. In questo esercizio dobbiamo riuscire a riscrivere in Excel, utilizzando le formule e i riferimenti corretti, la tavola pitagorica presente qui a destra, in cui ogni numero in essa presente, ad esempio il 24,
è dato dal prodotto tra il numero colorato presente alla sua sinistra, 8, e il numero colorato presente sopra di esso, il 3, infatti 24 è 8 per 3. Vediamo come si procede. Clicchiamo in cella AE2 e inseriamo la formula uguale AD2 per AE1. Invio, che è appunto il prodotto tra la cella colorata alla sua sinistra e la cella colorata sopra di essa. Questa formula, che è giusta in questa cella, fallisce non appena andiamo a trascinarla verso il basso. Vediamo cosa è successo. Scegliamo ad esempio questa cella. Viene effettuato il prodotto tra la cella AE3, che è questa, per la cella AF2, che è questa. Le celle corrette avrebbero invece dovuto essere la AD3 e quindi avremmo dovuto bloccare la colonna, ma non la riga, poiché il 3 è esatto, e la AF1 e quindi avremmo dovuto bloccare solamente il numero di riga, ma non la colonna. Vi faccio anche notare che la formula è più leggibile se clicchiamo 2 volte in questa cella. I 2 riferimenti di cella vengono così colorati e anche le celle corrispondenti ad essi. Si vede subito che la cella azzurra è spostata di una colonna a destra rispetto alla posizione che dovrebbe avere, mentre la cella rossa è spostata di una cella in basso rispetto alla posizione che dovrebbe avere. Avremmo dunque dovuto bloccare la colonna del primo riferimento e la riga del secondo riferimento. Premiamo dunque il tasto ESC, posizioniamoci di nuovo nella posizione AE2 e modifichiamo la formula. Selezioniamo il primo riferimento e premiamo 3 volte F4, in modo da bloccare solamente la colonna AD. Posizioniamoci poi sul secondo riferimento e premiamo F4 2 volte, bloccando solamente la riga numero 1. Premiamo ora il tasto Invio. Selezionando di nuovo la cella e trascinando prima a destra e poi verso il basso la formula, la tavola pitagorica è completata. Se avessimo voluto risolvere l'esercizio in un solo colpo, avremmo dovuto agire in questo modo. Avremmo dovuto selezionare tutta la tabella, inserire la formula uguale questa cella con riferimento misto, F4 3 volte in modo da bloccare la colonna AD, per questa cella, di nuovo con riferimento misto bloccata 2 volte col tasto F4. CTRL invio. E in fast motion uguale questo F4 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 per questo F4 F4 CTRL invio e l'esercizio si sarebbe concluso in una sola mossa. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video parleremo delle funzioni più in generale, vedremo l'utilità del pulsante Inserisci funzione e della guida in linea. Vi aspetto! Ciao!